questo non è il solito libricino che pubblicano i content creator su YouTube per fare hype. Sfatiamo subito il mito del libricino scritto da qualcun altro per Jimmy lo youtuberino che vuole arricchirsi. Non è il mio caso, capito? Penso che si sia capito, no? Questo libro è un progetto totalmente indipendente, pubblicato in self-publishing su Amazon, impaginato e corretto da un'autrice e una correttrice dopo che ovviamente ho fornito il testo completo. Questo libro è un saggio di altissimo livello che include traduzione di documenti ufficiali di intelligence, trascrizione di interviste, tesi, ricerche di ultima generazione in merito alla coscienza umana, medicina spirituale, DMT, psilocibina e tutte le nuove ricerche biomediche in merito all'espansione della coscienza, tratta dal punto di vista scientifico i viaggi fuori dal corpo e le esperienze di pre-morte, fornisce pacchi e pacchi di informazioni correlate al famigerato progetto Gateway, scritto e redatto da un distaccamento di intelligence dell'esercito americano in cui si parla delle potenzialità nascoste del cervello umano, introduce ed approfondisce a 360 gradi, cari amici, la cognitive warfare, in merito alla quale ho anche realizzato 2 video. State vedendo il PDF ufficiale dal sito ufficiale del Ministero della Difesa italiano, e i cosiddetti progetti brain dei governi che cercano di creare super soldati e di migliorare, tramite le neuroscienze e le nanotecnologie cerebralmente impiantabili, le capacità belliche delle forze armate, un nuovo tipo di tecnologia che si interfaccia direttamente con i pensieri coerenti dell'essere umano. Parto con il progetto Gateway. Passo dal codice di Hammurabi e dal misticismo degli antichi e arrivo alle neuroscienze e alla cognitive warfare, un viaggio concettuale complesso, completo e costellato soprattutto di evidenze documentali ufficiali, link che ho fornito direttamente nel libro e quant'altro. Se ti aspettavi il libricino di Jimmy lo youtuber, hai proprio sbagliato canale. Sono qui per introdurvi, cari signori, al mio terzo saggio, al mio terzo libro in 2 anni, cari signori. Benvenuti a casa. Questo è The Gateway Secret, le potenzialità nascoste del cervello umano e i documenti segreti della CIA sulla coscienza. Un progetto senza padroni che solo tu potrai valorizzare. Ricordo che era una tranquilla serata di maggio del 2020, una serata come tante guidata dal disperato bisogno di assecondare la mia curiosità e scovare qualcosa di interessante da riportare sul mio canale YouTube. Lockdown intermittenti guidavano le vite di tutti in quel periodo e mi riusciva molto facile all'epoca estraniarmi completamente dal mondo che mi circondava, riuscendo a dedicarmi solo ed esclusivamente al mio operato sul canale. Era anche il periodo in cui stavo riuscendo a farmi notare online e quindi la motivazione di farmi sentire e alzare la voce era veramente tanta. Non avevo altre distrazioni e, come sono solito fare, mi buttai a capofitto nella ricerca di documenti e studi interessanti da mostrare al mio pubblico. Erano le 22 circa e così decisi di accedere alla reading room ufficiale del foglio della CIA che mette a disposizione tema per tema tutta una serie di documentazioni ex top secret declassificate ai sensi della legge sulla libertà di informazione. Quella sera ricordo che avevo intenzione di aggiornare la mia playlist di video sul paranormale, quindi cercai informazioni in merito a tutto quel filone narrativo correlato alle agenzie di intelligence americane che addestrarono in passato vere e proprie spie psichiche. Scorrevo, leggevo, traducevo paginate e paginate di documenti, ma niente, non riuscivo a trovare niente che stuzzicasse la mia attenzione e quindi, tornato alla vita dopo un paio d'ore di immersione totale, mi accorsi che si era fatto tardi e decisi così di rimettermi a dormire. Non riuscivo a prendere sonno, ovviamente non potevo fare a meno di pensare che quello che stavo cercando era lì e andava semplicemente trovato. Quella sera, signori, io scovai e portai alla luce il progetto Gateway per la prima volta in Europa, capito? Presi lo smartphone dal comodino in piena notte e continuai la mia ricerca. Entrai in una sezione del sito della CIA intitolata Stargate, in cui sono stati indicizzati tutti quei documenti che parlano di metafisica, paranormale e quant'altro. Mi sembrò interessante fin da subito perché mi chiesi, no? È possibile che per tutto questo tempo hanno deriso chi cercava di promuovere argomenti di frontiera e adesso mi accorgo che sul loro sito ufficiale silentemente, ma sotto gli occhi di tutti, vengono fuori ricerche sul paranormale? Se questi temi erano così ridicoli, mi chiesi, no?
Perché hanno condotto anni e anni di studi in merito? Mi sembrava assurdo. Non potevo credere ai miei occhi. Le implicazioni relative a queste ricerche furono devastanti fin da subito. Non parliamo di studi di fattibilità, speculazioni, documenti marginali o altro, ma di veri e propri programmi che sono rimasti attivi per anni, anzi, che dico per anni, per decenni. Avevo a che fare con documenti di intelligence di proprietà del governo americano e non di fascicoli di terze parti catalogati dal Dipartimento della Difesa. Il nome della sezione d'archivio, inoltre, che stavo consultando sul sito della CIA, Stargate, non era un caso. Il progetto Stargate era un'unità segreta dell'esercito americano fondata nel 1978 a Fort Meade, nel Maryland, dalla Defense Intelligence Agency, dalla DIA, e dall'SRI International, un appaltatore privato, per indagare sul potenziale dei fenomeni psichici nelle applicazioni di intelligence militare e domestica. Il progetto Stargate, i suoi precursori e i progetti gemelli, originariamente scoprì che avevano vari nomi in codice. Potete googolarli tutti questi nomi, Gondola Wish, Grill Flame, Center Lane, Project CF, Sunstreak, Scan8, fino al 91, quando furono consolidati e ribattezzati in Stargate Project. Molti di questi progetti hanno prodotto documenti, sessioni dove letteralmente i funzionari governativi esaminavano e testavano le capacità dei viewers e altro materiale che silentemente è stato rilasciato e indicizzato sul sito. Quando portai io questa roba su YouTube, signori, in Europa nessuno, ok? Letteralmente nessuno conosceva l'esistenza di questa documentazione. Ed è tutto storicamente documentato. Nel 1970 fonti dell'intelligence statunitense ritenevano che l'Unione Sovietica spendesse 60 milioni di rubli all'anno per la ricerca psicotronica, ok? Roba da superpoteri del cervello, e in risposta alle affermazioni secondo cui il programma sovietico aveva prodotto risultati, nello stesso anno la CIA, per rimanere al passo con i tempi, avviò il finanziamento di un nuovo programma noto come Scan8, scansione per coordinate significa, e parliamo letteralmente di persone, diciamo particolari, che vennero ingaggiate segretamente dal governo per raggiungere obiettivi sensibili con la mente. Ti giuro, con la mente. Qui si apre il mondo, no? Si apre l'universo delle possibilità. Vi faccio un piccolo esempio. Ne ho fatti tanti nel libro, ho davvero fornito una copiosa documentazione, ma vi faccio un piccolo esempio giusto per farvi capire e comprendere il livello del Super Saiyan leggendario, ok? All'interno delle direttive per quanto riguarda la messa in pratica del remote viewing, ci viene detto che l'intelligence addestrava i viewers anche a pratiche come la canalizzazione. La chiamano sui documenti written remote viewing scritto, no? La persona sotto le indicazioni del funzionario governativo provava a canalizzare e trascriveva appena le sue visioni. Non ti dice niente? Eccolo qui, il ponte che mi ha connesso alla sapienza degli antichi. In che modo? Vi sto già dicendo troppo. Il codice di Hammurabi è una fra le più antiche raccolte di leggi scritte, risalente al 2000 a.C. circa, ed è appartenente alla civiltà babilonese. Il testo è anche considerato una delle opere letterarie più importanti e conosciute dell'antica Mesopotamia, nonché un'importante fonte riguardante i sistemi legali dell'antichità che si diffuse in ogni dove nel mondo. E si narra, sai cosa narra la leggenda? Narra che il re Hammurabi entrò in trance e cominciò a trascrivere e canalizzare queste leggi. Ma ci sono molti altri esempi, no? Guarda lo stesso Mosè a cui vennero consegnate le tavolette, si pensa che vennero trasmesse tramite la canalizzazione. Le Nemtar dei Sumeri, leggi scritte donate dagli dei, anche lì correlate a varie trance e al misticismo, no? In passato la parola genio non si riferiva alle grandi capacità dell'intelletto umano, perché non avevano metriche per misurarle, no? Ma si riferiva ad un essere, il geni, esterno, spirituale, che andava ad ispirare colui che riceveva l'illuminazione. Chiaro? Il concetto si è poi evoluto nelle muse ispiratrici, correlate, no, al concetto di canalizzazione, eccetera. Queste divinità che nell'antica Grecia ispiravano artisti e filosofi. Ecco, sai che l'intelligence, sembra assurdo, no? L'intelligence della prima superpotenza mondiale si è appoggiata al misticismo antico per mettere in piedi programmi durati decenni che hanno portato avanti con successo e che si concentravano sullo sperimentare la parapsicologia? Quando arriverai nel libro,
all'esperimento dei 10 martini, torna qui a lasciare un commento. È tutto qui, signori. Tutte le informazioni di cui non sai di avere bisogno sono tutte contenute nel mio nuovo libro. Dai progetti segreti sulle spie psichiche passo al progetto Gateway. Lo racconto in un capitolo e poi passo alla traduzione, fornendo una fonte giornalistica open source. E dopo il progetto Gateway faccio tutti i ricollegamenti del caso con il misticismo antico. Passo, come già detto, ai progetti biomedici segreti, vari approfondimenti in merito alla coscienza umana, finisco a parlare di guerra, supersoldati, progetti Brain, Psyop, la vera Matrix e cognitive warfare di ultima generazione e, cari signori, fornisco documentazioni davvero compromettenti. Questa più o meno è la struttura del mio progetto indipendente e senza padroni che, credimi se te lo dico, in molti preferirebbero che tu non leggessi. Come già anticipato, signori, nel reparto community del canale sui miei social, io mi prendo le ferie natalizie quest'anno, ok? Quindi ci vediamo a gennaio e per qualsiasi cosa mi trovate ogni giorno 24h al mio indirizzo email e sul mio profilo Instagram che aggiorno quotidianamente. Quindi seguimi, no? Seguimi su Instagram. Io spero che il libro sia di vostro gradimento. Trovate il link per l'acquisto ovunque, nella descrizione del video e nel commento in evidenza. Oltre all'aspetto etereo dei video, spero di aver lasciato anche qualcosa con questo libro e mi auguro vivamente che possiate leggerlo e darmi dei feedback. Mi raccomando, se gradite ricordatevi di lasciare una recensione su Amazon che, sapete meglio di me, spinge il libro in classifica. Io vi abbraccio, vi ringrazio per essere stati con me, vi faccio tantissimi auguri di Natale e buon anno nuovo e noi ci vediamo con calma nel 2024 con nuove ed appassionanti ricerche. Adieu!